Rieccoci quest'oggi con la facile sibilla regionale. Quindi ovviamente quest'oggi, come avrete anche già letto dal titolo, domanda chiara, netta, secca e risposta altrettanto chiara, netta e secca. Ovviamente ragazzi, come sempre, vi lascio il link in descrizione di un mio video precedente a questo, in cui descrivevo in maniera molto dettagliata, anche raffrontandola ovviamente ad altre sibille, appunto la facile sibilla regionale. Quindi, in caso vogliate saperne di più, carta per carta, ovviamente basta cliccare sul link in descrizione. Torniamo però alla stesa di oggi. Che cosa appunto chiederemo alle nostre sibille? La lascerà? O comunque si allontanerà da lei? Cosa c'è tra loro che non va? E che cosa invece li tiene ancora legati? Cerchiamo di capire se una persona legata ad un'altra, quindi per legata si intende sposata, ma anche semplicemente fidanzata, convivente, ecco, se questa persona deciderà nell'immediato futuro, perché sapete che le sibille hanno tempistiche a breve termine, d'accordo? Quindi non hanno tempistiche lunghe come i tarocchi, cerchiamo appunto di capire se appunto questa persona lascerà la compagna, il compagno ufficiale. Ovviamente, in caso voi abbiate una storia con questa persona, con la persona impegnata, o anche in caso voi non abbiate una storia e siate semplicemente curiosi di ovviamente sapere qualcosa in più su una determinata coppia. Come avrete già notato, questo è un video a doppia variante. Come sempre io sul canale alterno video a stesa variante unica a video a doppia variante. Questo ovviamente per cercare di un po' venire incontro, diciamo, il più possibile ai gusti di tutti. D'accordo? So che alcuni amano molto la doppia variante, altri invece la stesa unica. Quest'oggi sarà a doppia variante. Iniziamo dunque con la prima variante e dunque mescoliamo il mazzo della facile sibilla regionale. Vediamo un po' se questa persona lascerà la compagna al compagno ufficiale. Perfetto, come vedete qui abbiamo 5 carte disposte secondo appunto la modalità del gioco del destino, che è una modalità ovviamente in uso anche tra i tarocchi, ma è proprio specifica ovviamente in particolar modo per le sibille. Prima carta estratta, prima posizione, ciò che è a favore del consultante, quindi della vostra domanda e ovviamente anche risposta. Seconda posizione, ciò che invece è a vostro sfavore. Terza carta, il giudizio complessivo per quanto riguarda quello che accadrà e di conseguenza la reazione del consultante. Quarta carta, ciò che invece effettivamente
dovrà accadere proprio a livello pratico. Quinta carta, carta centrale, il responso definitivo alla stesa. Quindi in questo caso, se ovviamente queste due persone si lasceranno o comunque se lui deciderà di lasciarla o per esempio in caso abbiate una storia clandestina e segreta di continuare comunque la storia clandestina con voi mantenendo il piede in due scarpe. Iniziamo dunque dalla prima carta, quindi cerchiamo di capire cosa c'è a vostro favore, quindi ovviamente in questo caso a sfavore della coppia. Situazione bloccata. Allora ragazzi, mi sembra piuttosto chiaro, Tra queste due persone in questo momento è calato il gelo. Non è una carta di rottura, quindi queste due persone non hanno rotto, d'accordo? Ma sono in rotta di collisione, quindi questa è una coppia che prima o poi con questa carta, con questa sibilla, è destinata, questa coppia, a in qualche modo sfaldarsi. Quindi è una storia che ovviamente tenderà a chiudersi. Ad oggi la situazione tra di loro è bloccata, quindi è stagnante da tutti i punti di vista. Cosa vuol dire? Che tra di loro non c'è più sentimento, non c'è amore, ma soprattutto non c'è anche erotismo. Quindi tra di loro non c'è ad oggi più nulla. È quindi una coppia, diciamo, particolarmente fasulla, che evidentemente sta in piedi per altre questioni, che però non sono inerenti, ripeto, né ai sentimenti né tantomeno all'erotismo. La carta della situazione bloccata parla di problemi molto, diciamo, importanti proprio in ambito domestico, parla di contrattempi, di ritardi nella progettualità futura, parla dell'arenarsi proprio di una coppia, parla di incompatibilità caratteriale, parla di comunque anche importanti litigi, parole grosse volano tra queste due persone ed è una carta che parla del fermarsi a rivedere i propri progetti. Quindi queste due persone hanno già pensato di chiudere la loro storia. Ripeto, ad oggi non l'hanno ancora fatto, ma stanno già riflettendo sulla possibilità di farlo, perché tra di loro non c'è più nulla. Questa carta è chiarissima. Ora ragazzi vediamo in seconda posizione che cosa c'è a vostro sfavore, quindi cosa li tiene ancora legati. Allora la Sibilla della casa. Allora ragazzi, la Sibilla della casa parla della famiglia, d'accordo? Parla proprio di famiglia, quindi generalmente rappresenta il luogo natio, ove sono presenti i propri affetti genitoriali, i propri parenti, i propri cari, quindi fratelli, sorelle. Allora, questa coppia è tenuta in piedi ovviamente grazie al consiglio di genitori, mamma, papà, fratelli, sorelle, sia da una parte che ovviamente anche dall'altra, o in particolar modo da una delle due famiglie, d'accordo? È sostenuto il loro rapporto. Cioè, questa è un'altra carta assolutamente inequivocabile. Quindi queste persone sono, diciamo, supportate nell'andare avanti dalle rispettive famiglie d'origine, perché la carta della casa, la Sibilla della casa rappresenta il luogo natio. Quindi o li hanno aiutati magari economicamente, di conseguenza hanno permesso a questa coppia di sentir meno magari le difficoltà economiche che avrebbero magari affondato molto prima il loro rapporto, oppure fanno da pacere. Tra l'altro è una carta che ovviamente si rifà all'asso di coppe, quindi alla riappacificazione, quindi potrebbero essere intervenuti magari anche più e più volte i genitori per cercare di, diciamo, far da pacere, per permettere a questa coppia di ritrovare un dialogo. Quindi qui c'è qualcuno
della famiglia d'origine o di entrambi o ovviamente di una delle due persone, che ovviamente vuole a tutti i costi che questa coppia ovviamente rimanga insieme, d'accordo? Quindi qui ci sono proprio le famiglie d'origine che fanno il tifo per questa coppia. Potrebbero, ripeto, averli aiutati o economicamente parlando, oppure ovviamente anche da un punto di vista emotivo, per quanto riguarda magari dei consigli che in qualche modo sino ad ora sono serviti a questa coppia per rimanere insieme, d'accordo? Quindi anche magari nei momenti di difficoltà, per esempio, ne hanno parlato con un genitore che ha cercato di in qualche modo proprio fargli una sorta di lavaggio del cervello, evitando che ovviamente ciascuno prendesse la sua strada e riacquisisse ovviamente la propria libertà, d'accordo? Quindi comunque è chiaro che questa coppia non è tenuta insieme, come abbiamo detto sino ad ora, né da amore reciproco né ovviamente da erotismo, da attrazione fisica, semplicemente è tenuta insieme ovviamente da altre situazioni terze, in questo caso i familiari. Vediamo ora, ragazzi, invece in terza posizione come si svolgerà per voi dal vostro punto di vista complessivamente la faccenda. Allora, qui abbiamo la carta dell'accordo, la sibilla dell'accordo. Allora, sicuramente per voi ci saranno delle buone notizie, perché è una carta molto bella per voi, ovviamente un 2 di coppe, che parla proprio comunque, diciamo, di una relazione, quella ovviamente tra voi e la persona impegnata, che procederà molto bene. Una relazione che si approfondisce, che diventa sempre più intima, sempre più complice, percepirete sempre di più il feeling ovviamente tra voi e questa persona. Soprattutto questa è una carta che parla appunto di accordo, quindi di colloqui, di parole che esprimeranno ovviamente una evidente e importante compatibilità tra di voi, ponendo proprio la differenza abissale rispetto al rapporto che lui ha con la compagna ufficiale, d'accordo? Inoltre è una carta che parla appunto di buone notizie, di parole buone che arriveranno alle vostre orecchie, quindi questa persona potrebbe proprio parlarvi di grandi difficoltà che ha con la compagna, con il compagno ufficiale. Quindi tra di voi proseguiranno gli incontri, perché è una carta di incontri, anche una sorta di atteggiamento galante, più romantico da parte di questa persona nei vostri confronti. Quindi questa persona vi rivolgerà tutta la sua attenzione e ovviamente desiderio e attrazione. Questa situazione ovviamente porterà la vostra storia ad approfondirsi ancora di più, ovviamente in barba invece alla situazione tenuta in piedi unicamente dalle famiglie di origine, d'accordo? Quindi la vostra storia diventerà ovviamente sempre più importante, d'accordo? Quindi sempre più sentita. Comunque per voi dunque belle notizie, una carta che parla di incontri, quindi i prossimi incontri tra voi e questa persona saranno sicuramente molto belli e molto proficui, incontri in cui questa persona potrebbe appunto proprio parlarvi delle grandi difficoltà che invece ha ovviamente dall'altra parte. Vediamo ora che cosa effettivamente accadrà all'interno di questa coppia. La sibilla del tanto denaro, il 3 di denari. Allora, effettivamente questa coppia riceverà del denaro, ovviamente una somma ingente o comunque una somma necessaria, quindi aiuti, potrebbero anche ricevere appunto prestiti o addirittura uno dei due, aumento di stipendio, promozione, premio produzione, quindi comunque situazioni legate alla materialità e quindi al denaro, che ovviamente diciamo che porterà un po' di pace e accomodamento all'interno ovviamente di un clima piuttosto duro e rigido dato appunto dalla situazione bloccata. Quindi sicuramente, ovviamente qui stiamo parlando solo di denari, d'accordo? Quindi parliamo di proprio
economia familiare, d'accordo? Quindi non stiamo parlando di nuovo né di amore né di erotismo, lì ovviamente non c'è più nulla, almeno in quell'ambito abbiamo visto che proprio non c'è nulla. Ecco, comunque questa coppia beneficerà di denaro che ovviamente gli verrà regalato, donato, potrebbe essere anche un'eredità, oppure ovviamente una carta che ci parla di comunque anche delle migliorie in ambito professionale per entrambi o uno dei due, ovviamente situazioni che alleggeriranno un po' il peso, il carico sulle spalle di entrambi, o in particolar modo ad esempio di lui, con il quale voi potreste appunto avere una storia. D'accordo, quindi nascosta e clandestina. Quindi questa persona si sentirà sicuramente più rinfrancata da situazioni, ripeto, notizie economiche che evidentemente gli faranno vedere il futuro in maniera un po' più rosea, d'accordo, se non altro un po' più tranquilla. Quindi questa persona anche con voi potrebbe apparire molto più tranquilla e molto più serena. Ora, ripeto, come possano ottenere questo denaro? Beh, in tante modalità. Potrebbero aver chiesto un prestito, per esempio, che ovviamente gli verrà concesso, un mutuo, per esempio, piuttosto che prestito presso, ecco appunto, la famiglia, i familiari. Quindi loro potrebbero aiutarli da un punto di vista economico. Quindi, sinceramente, non è ovviamente una famiglia che obiettivamente entro chiaramente il prossimo futuro navigherà in acque pericolose da un punto di vista economico. È chiaro però, ragazzi, che questo è soltanto un palliativo, perché lo abbiamo detto dall'inizio che tra queste due persone manca tutto, perché mancano i sentimenti, manca l'attrazione, quindi manca tutto. Ci può essere tutto il denaro del mondo, ma se mancano i sentimenti, voglio dire, questa coppia ormai è finita, anche se, ripeto, obiettivamente ad oggi evidentemente anche a causa di queste problematiche economiche faticano a pensarsi, diciamo, distanti, d'accordo? Ci stanno pensando, ci hanno già pensato, ve l'ho detto dall'inizio, che hanno già pensato di intraprendere ciascuno una propria strada, però è chiaro che qui tra difficoltà economiche e comunque anche consigli, ecco, diciamo poco utili da parte dei familiari, ecco, è una coppia che tende un po' a temporeggiare sul, ovviamente, separarsi. Allora, vediamo ora in ultima analisi la conclusione di questa situazione, ragazzi, la Sibilla dell'amante. Allora, vi ho già detto con la Sibilla dell'accordo del 2 di coppe che appunto praticamente fra di voi andrà tranquillamente avanti, ci saranno incontri, il vostro rapporto si approfondirà e voi riceverete ottime notizie. Quindi, tra di voi il rapporto andrà avanti, ma ovviamente momentaneamente, quindi entro il prossimo futuro, tempistica ovviamente tipica delle sibille che non vedono tanto quanto i tarocchi, d'accordo? Quindi al massimo le sibille vedono entro un paio di mesi grosso modo, ecco, entro ovviamente le prossime settimane, i prossimi mesetti, questa persona continuerà il rapporto con voi, ma tenendo il piede in due scarpe. La carta dell'amante anche in questo caso è tremendamente, ovviamente, chiara. Quindi il rapporto con voi andrà a gonfie vele, anzi, ripeto, con la carta dell'accordo diventerà ancora più profondo, soprattutto da un punto di vista emotivo e sentimentale, quindi i sentimenti tra di voi si approfondiranno, quindi questo è sicuramente un bene, però ripeto, per ora questa persona rimane ovviamente al vostro fianco come l'amante, quindi come una persona da incontrare, che incontrerete ancora molte volte ovviamente, ma sempre chiaramente di nascosto. La carta dell'amante parla sicuramente di una persona attratta, di una persona che pur di vedervi farà di tutto, perché vedete che è un re di denari, quindi una persona molto astuta, furba e spregiudicata, che per riuscire a vedervi farà veramente di tutto.
soprattutto una persona che vuole costantemente riconquistarvi perché ha paura ovviamente di perdervi, ma sicuramente una persona che ovviamente per il momento nelle prossime settimane rimarrà tale per voi, cioè un amante, cioè una persona che ovviamente vi frequenterà in segreto. Come vi ho detto all'inizio, però, la situazione tra di loro rimane ovviamente bloccata, quindi ci sta pensando, ma è un re di denari, quindi una persona che agisce molto lentamente e dopo averci pensato su a lungo. È uno, diciamo, spregiudicato, un uomo molto furbo, il re di denari, d'accordo? Il mercante, quindi è colui che in qualche modo progetta e pianifica alle spalle degli altri in maniera molto, ripeto, furba e astuta. Quindi comunque lui sta già progettando un cambiamento nella sua vita, però lo fa in maniera silenziosa e soprattutto secondo i suoi tempi, tenendo bene in considerazione quello che per lui è molto importante, ossia per un re di denari il denaro, l'aspetto materiale. D'accordo? Ecco perché questa persona ad oggi non riesce, non vuole ancora, in questo momento, rompere definitivamente il proprio rapporto con ovviamente la compagna ufficiale. D'accordo? Quindi questa è sicuramente una persona che sta già pensando ad un cambiamento nella sua vita, ma per quanto riguarda il metterlo concretamente in atto ci vuole del tempo. D'accordo? Ma lo sta facendo. Questo è un furbo. È la classica persona che sa mantenere abilmente il piede in due scarpe. Questo è il classico furbo, d'accordo? Quindi è un uomo molto astuto, è un uomo molto accorto, molto attento e che fa tanto i conti in tasca a sé e agli altri. Non è una persona particolarmente spontanea, è una persona che deve sempre prima pianificare il come, il dove e il quando. Quindi con voi sicuramente andrà tutto bene, ma ripeto, per il momento vuole ancora tenere il piede in due scarpe, anche se ripeto, attenzione, perché questo è un furbo e come cambiare la sua vita ovviamente ce l'ha già in mente, però non lo dice. Quindi è una personalità un po' complessa, d'accordo? È un uomo che ovviamente deve proprio piacere, perché magari da un punto di vista, diciamo, morale può sembrare appunto la classica persona arrivista, appunto un uomo molto ambizioso, molto spregiudicato, che pur di arrivare al suo obiettivo farebbe di tutto. È chiaro che ovviamente con voi le cose sicuramente miglioreranno, quindi evidentemente questa persona comunque al di là di questo suo aspetto caratteriale ed interiore vi piacerà molto, d'accordo? E con voi comunque proseguirà. Ovviamente ragazzi voi sapete che io poi tendo a rifare sempre le stese, di conseguenza andremo ancora a tenere d'occhio la situazione, anche perché questa è una domanda che mi viene fatta veramente molto molto spesso, quindi la ripropongo spesso sul canale proprio ovviamente per questo motivo, d'accordo? Quindi andremo ancora avanti a tenere d'occhio la situazione, non preoccupatevi. Ovviamente, ripeto, le tempistiche delle sibille sono molto più brevi, d'accordo, rispetto ai tarocchi. Dunque, questa stesa ovviamente termina qui. Come sempre, ovviamente, mi raccomando, voi continuate la vostra vita a prescindere dalle scelte di questa persona. Ricordate che ogni istante è prezioso della vostra vita. Mettetevi sempre come priorità a prescindere dagli altri, dalle scelte degli altri. Ovviamente, come sempre, buoni incontri, ovviamente buone notizie che vi arriveranno alle orecchie in riferimento a questa coppia ormai diciamo particolarmente disastrata e ovviamente come sempre buon percorso karmico e a presto. Iniziamo dunque la seconda variante e dunque appunto chiediamo alle nostre sibille, mescolandole appunto e concentrandoci sulla domanda se appunto questa persona lascerà la compagna, il compagno ufficiale. Vediamo.
Perfetto, dunque, come appunto potete vedere, qui abbiamo 5 carte e il gioco del destino, ovviamente una modalità di stesa che viene usata molto spesso appunto con le sibille, anche con i tarocchi, però prevalentemente con ovviamente le sibille. In prima posizione, ovviamente, quindi prima carta estratta, ci occupiamo di ciò che sarà a vostro favore in riferimento alla domanda. Seconda posizione, ciò che invece sarà a vostro sfavore. Terza carta, il giudizio complessivo su quanto dovrà accadere, come voi andrete a vivere, diciamo, quanto dovrà accadere. Quarta carta, penultima, ciò che dovrà accadere, quindi a livello pratico, a livello ovviamente fattuale. Quinta ed ultima carta, il responso definitivo alla stesa, quindi se obiettivamente questa persona lascerà o si allontanerà comunque dal compagno o dalla compagna ufficiale. Vediamo ora, ragazzi, appunto in prima posizione che cosa è a vostro favore, quindi a sfavore ovviamente di questa coppia. Allora, qui abbiamo ovviamente la sibilla del poco denaro. Allora, ragazzi, tra queste due persone la situazione è ovviamente stagnante, è un 2 di denari, d'accordo? Quindi situazione di profonda stagnazione e grosse problematiche, quindi litigi, incomprensioni, ovviamente legati principalmente appunto al denaro, cioè queste due persone hanno affrontato o stanno, diciamo, affrontando un periodo da un punto di vista economico molto difficile. E di conseguenza qualsiasi movimento in più circa, per esempio, il lasciarsi o il divorziare, in caso siano per esempio sposati, li spaventa particolarmente perché ovviamente necessita di denaro. Quindi sono persone che stanno molto discutendo, che hanno sempre molto discusso di questioni economiche, ma perché effettivamente sono in penuria o lo sono stati in particolar modo in passato. Sono, diciamo, persone sopraffatte da situazioni legate al denaro, cioè è una coppia che grosso modo ha sempre affrontato momenti, diciamo, particolarmente altalenanti e bruschi per quanto concerne il denaro e di conseguenza, diciamo, queste problematiche economiche se le trascinano da troppo tempo, al punto che ormai queste due persone sono veramente arrivate alla frutta, cioè sono molto stanche queste due persone e fanno quasi fatica anche in qualche modo a pensare, diciamo, ad altro. In caso siano per esempio persone che hanno sempre mostrato, diciamo, agli altri fintamente un certo benessere, posso garantirvi che la verità era un'altra, perché questa è una carta molto severa che parla generalmente di chi potrebbe anche aver sperperato il denaro, cioè chi ha fatto il passo più lungo della gamba, chi ha cercato di vivere al di sopra delle proprie possibilità economiche, ostentando una ricchezza che magari realmente a livello monetario, a livello di conto in banca, non c'era e non c'è mai stata. È una coppia che sta affrontando brutte notizie in riferimento al denaro, quindi uno dei due potrebbe ad esempio aver perso il proprio lavoro o potrebbe essersi vista appunto diminuire il proprio stipendio o potrebbero aver attraversato un periodo di grosse uscite. È chiaro che però questa è una coppia che ha sempre, ripeto, avuto problematiche di tipo economico, quindi in qualche modo queste persone hanno magari affrontato momenti di positività e poi improvvisamente, in maniera molto brusca, momenti di penuria economica. Ecco, questa situazione, diciamo fortemente altalenante, ha sempre caratterizzato la loro storia. Ad oggi queste due persone sono stanche, sono senza più energie,
d'accordo? Proprio come quest'uomo su questa sedia che sembra quasi voler elemosinare aiuto. Sono proprio sopraffatti dal doversi occupare nuovamente, come sempre, di problematiche economiche. D'accordo? Quindi hanno ricevuto brutte notizie in riferimento al denaro. Comunque è una coppia stanca questa, ovviamente che non si dedica chiaramente più all'amore, due di denari, quindi non c'è più amore, non c'è più erotismo, non c'è più niente tra queste due persone, se non grosse problematiche finanziarie che si trascinano da tempo anche a causa, ripeto, di sperpero di denaro. Cioè queste due persone potrebbero aver mostrato evidentemente delle possibilità che non avevano o in questo momento hanno delle grosse difficoltà, potrebbero aver ricevuto appunto delle brutte notizie in ambito economico-finanziario. Vediamo ora ragazzi invece in seconda posizione appunto che cosa c'è a vostro sfavore, quindi a favore della coppia, la carta della novità, allora del nunzius, quindi il cavaliere di spade. Qui c'è una energia maschile che ovviamente li sta aiutando. È una carta personaggio, quindi è una persona che li ha aiutati o li sta aiutando. Essendo un cavaliere di spade, potrebbe anche essere per esempio un legale che potrebbe aiutarli o supportarli in caso di grossi ammanchi o di problematiche, per esempio inerenti alla perdita del lavoro. Potrebbe essere un sindacalista, quindi potrebbe essere per esempio appartenente alle forze dell'ordine, ripeto, un legale, un avvocato, un magistrato, potrebbe essere un giudice, potrebbe essere, ripeto, per esempio un sindacalista, qualcuno che comunque li stia aiutando in qualche modo a superare queste difficoltà. È chiaro che ovviamente questa persona aiutandoli e quindi alleggerendo di molto, diciamo, le loro problematiche, contribuisce a portare, anzi a riportare un po' di serenità all'interno di questa coppia. Però, ripeto, non stiamo parlando di una carta di coppe, non stiamo parlando per esempio della carta dell'accordo, ok? Stiamo parlando comunque di due persone che hanno ricevuto delle buone notizie, ovviamente in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, inerenti delle questioni economico-legali che ovviamente gli permette di vivere magari con maggior serenità, di fare meno incubi, d'accordo, notturni. È chiaro che però non stiamo parlando di una situazione di ripresa nell'ambito della coppia. È un'energia maschile che sta aiutando questa coppia. Potrebbe essere un, ripeto, professionista di quelli che vi ho elencato poco fa, potrebbe essere anche un amico, potrebbe essere un familiare, comunque qualcuno che ha interesse, ovviamente, voglia e desiderio di aiutare queste due persone. Ripeto, un'energia maschile. È un cavaliere, quindi grosso modo diciamo di età mediana, tra i 30 35 anni e i 40 45 anni. D'accordo? Quindi una persona che potrebbe aiutarli con i giusti consigli o con un percorso, ad esempio, legale o da un punto di vista appunto sindacale corretto, in modo da aiutarli a superare chiaramente queste difficoltà. D'accordo? È chiaro che, ripeto, mi viene in opposizione ai vostri desideri perché chiaramente questa persona rende il rapporto tra queste due persone leggermente più pacifico, però è chiaro che, ripeto, è la carta, la sibilla della novità in ambito economico finanziario, economico legale, quindi non stiamo parlando ovviamente di una situazione né positiva da un punto di vista sentimentale né positiva da un punto di vista erotico, d'accordo? Vediamo ragazzi ora in terza posizione come voi vivrete questa situazione. Allora, la carta del viaggio.
Allora, con alti e bassi, perché la carta del viaggio parla appunto di spostamenti da un punto di vista pratico, ma in questo caso ovviamente si riferisce anche da un punto di vista emotivo, quindi voi in qualche modo affronterete momenti, diciamo, di positività nel vostro rapporto ovviamente clandestino con questa persona impegnata, per, diciamo, a volte procedere lungo appunto un percorso magari più accidentato, quindi fatto eventualmente anche di momenti di maggior scoramento, proprio perché voi vorreste, per esempio, un allontanamento di questa persona dalla compagna ufficiale. È chiaro che quindi in questo caso voi vivrete, diciamo, questo rapporto con alti e bassi. Quindi diciamo che fuori di metafora uno spostarsi, un viaggiare, diciamo, da situazioni più positive a situazioni magari un po' più negative, cioè potreste vivere appunto alcune, diciamo, novità inerenti appunto a questa coppia, appunto ad esempio questo risolvere situazioni economiche pesanti, magari in maniera non del tutto positiva, d'accordo? Potrebbero darvi fastidio alcune magari questioni inerenti a questa coppia, però è una carta comunque che parla anche di momenti di positività, d'accordo? Quindi alti e bassi, d'accordo? Quindi sarà un po', diciamo, l'immediato futuro, una sorta di viaggio all'interno magari anche di novità, di dichiarazioni importanti inerenti a questa coppia. Cioè la carta del viaggio parla anche della scoperta man mano di questioni inerenti a questa coppia che potrebbero, diciamo, regalarvi un quadro molto più completo della situazione inerente a questa coppia. Quindi voi potreste per esempio scoprire che in effetti hanno delle grosse problematiche da un punto di vista economico, magari avendo invece sempre finto situazione di assolutamente benessere. D'accordo? Quindi voi potreste anche in qualche modo venire a conoscenza di questioni anche scabrose, spinose, inerenti appunto a questa coppia, soprattutto inerenti il passato di questa coppia, d'accordo? Quindi potreste avere un quadro più completo che vi permetta anche di giudicare meglio il vostro stesso rapporto, cioè il legame tra voi e questa persona. Ecco perché, diciamo, è un po' un viaggio anche ovviamente per voi, perché in effetti vi permetterà di capire bene obiettivamente come possa procedere non solo il loro rapporto, ma ovviamente anche il vostro. Però vi ripeto, vivrete sicuramente i prossimi giorni, le prossime settimane con una sorta di, diciamo, andirivieni, quindi alti e bassi, momenti di maggior positività e ottime notizie, a momenti magari di maggior, diciamo, scoramento, proprio perché, ripeto, magari voi vorreste una presa di posizione netta da parte di questa persona, d'accordo? Quindi comunque una situazione, diciamo, di alti e bassi, però ovviamente non una situazione negativa, d'accordo? È inoltre una carta che parla anche di spostamenti pratici, quindi sicuramente voi avrete modo ancora ovviamente di rivedere questa persona, però potrebbero, ecco appunto, essere magari, diciamo, degli incontri rubati alla quotidianità, quindi magari non particolarmente lunghi, belli sicuramente, ma magari non particolarmente lunghi o come voi li vorreste, però comunque una carta di incontri. D'accordo? Importante le varie dichiarazioni che questa persona potrebbe magari lasciarsi sfuggire in riferimento appunto alla sua storia ovviamente con la compagna, il compagno ufficiale. Vediamo ragazzi ora in penultima posizione appunto cosa abbiamo, ciò che accadrà, l'amante sognato. Allora, cavaliere di denari, perfetto, allora questa persona sicuramente, diciamo che con voi avrà comportamenti
sognati, cioè riuscirà comunque, se non altro, ad adempiere al proprio ruolo di amante. Quindi questa persona sicuramente, per quanto riguarda il rapporto con voi, diciamo che si comporterà in maniera ideale, appunto, cioè sarà l'amante appunto sognato, l'amante ideale. Quindi riuscirà in qualche modo a, diciamo, se non altro, a pagare alcune vostre aspirazioni. Parliamo però di un cavaliere di denari e della sibilla dell'amante sognato, quindi appagherà le vostre aspirazioni, bisogni e desideri da un punto di vista erotico. Sicuramente, per quanto concerne invece appunto una eventuale separazione dalla compagna ufficiale, qui abbiamo la sibilla dell'amante. Quindi questa persona, diciamo che se non altro nell'immediato futuro, continuerà, diciamo, ad essere per voi un amante, d'accordo? Quindi comunque sia una persona che vi frequenta in gran segreto, d'accordo? Ecco, la sibilla dell'amante sognato parla anche di una certa malinconia che voi potreste provare nei confronti di questa persona e che lui potrebbe provare nei vostri confronti nei momenti di distanza. Proprio perché evidentemente, come vi ho detto prima con la carta, la sibilla del viaggio, non riuscirete a vedervi sempre e magari lungamente. Di conseguenza, potreste in qualche modo voi sentire la sua mancanza e lui ovviamente sentire la vostra. D'accordo? È una carta che parla comunque di incontri e di un rapporto il vostro che va avanti, ma evidentemente nell'immediato futuro anche ovviamente con l'altra persona, perché qui compare come figura dell'amante. D'accordo? Quindi sicuramente come una persona che vi starà accanto con qualche difficoltà logistica, vi ripeto, ma comunque pensandovi molto. Voi penserete a lui, lui penserà a voi. Cioè questa distanza sicuramente non contribuirà a portare il vostro rapporto alla chiusura, però ovviamente nell'immediato futuro questa persona terrà comunque ancora, diciamo, il famoso piede in due scarpe. Vediamo poi sicuramente in ultima carta se la situazione potrebbe invece appunto evolvere, però è chiaro che nell'immediato futuro questa persona comunque terrà ancora in auge anche il rapporto con la compagna o il compagno ufficiale, però ripeto, sentendo molto la vostra mancanza. Vediamo ora, ragazzi, in ultima analisi, se questa persona deciderà, sceglierà e lascerà. Vediamo un po'. Situazioni in arrivo. Bella questa sibilla per voi, eh? Allora, in effetti questa persona, ovviamente non nell'immediato futuro, ma chiaramente tra un po' di tempo, vi porterà delle ottime notizie in maniera scioccante, inaspettata, improvvisa e imprevedibile. Cioè, quando questa persona vi parlerà evidentemente della sua reale volontà di allontanarsi dalla compagna ufficiale, voi ne sarete assolutamente scioccati e scioccate, perché evidentemente non vi aspetterete una confessione del genere. Qui parliamo ovviamente di una sibilla legata al 7 di bastoni, quindi comunque ad una reale, pratica, concreta intenzionalità di agire ed organizzare la propria vita in maniera assolutamente diversa. D'accordo? Quindi è chiaro che questa persona in maniera, ripeto, inaspettata, improvvisa e quasi scioccante giungerà a voi
portandovi delle novità inerenti a cambiamenti molto profondi e importanti per quanto concerne la sua vita di coppia. Ripeto, è una carta che parla di qualcosa di totalmente imprevedibile, d'accordo? Quindi, quando meno ve lo aspetterete, questa persona vi porterà delle ottime novità, ovviamente per voi. Ma parla questa carta, questa sibilla, di eventi imprevisti, d'accordo? Cambiamenti profondi, ma imprevisti. Positivi per voi, questo sicuramente, ma ripeto, qualcosa di davvero imprevedibile, cioè che ad oggi risulterebbe impossibile preventivare, d'accordo? Cioè voi ad oggi tutto potreste immaginare fuorché quello che andrà ad accadere. Questa è una delle sibille che io amo di più, perché io amo gli sconvolgimenti della vita e comunque gli imprevisti, i veri cambiamenti, quelli che veramente ti toccano dentro. Ecco, questa è una carta molto forte, Cioè voi evidentemente non immaginereste mai ad oggi quello che in futuro andrete a vedere in riferimento a questa coppia. Quindi aspettatevi di tutto. Quindi è una carta che rimanda ovviamente come messaggio al consultante, alla consultante: sii pronta a tutto, sii pronto a tutto. Qui può succedere di tutto, improvvisamente, quando meno ve lo aspetterete. Qui arriverà qualcosa di veramente sconvolgente. Ripeto, belle notizie per voi, però è chiaro che magari ecco anche qualcosa di particolarmente inaspettato, improvviso, ripeto, impreventivabile, cioè ad oggi può risultare impossibile immaginare ciò che andrà invece ad accadere. Quindi situazioni molto, secondo me, importanti, Quindi notizie, dichiarazioni. Vi ripeto, è una carta che parla comunque sempre di comunicazioni, d'accordo? Quindi vi arriveranno delle notizie, questa persona vi parlerà, vi racconterà qualcosa che veramente vi lascerà, ma sul serio, a bocca aperta. Quindi, ripeto, se nell'immediato futuro comunque questa persona rimane, diciamo, come una sorta di amante, di cui avere molto spesso nostalgia, ecco che in un futuro un po' più distante, qui arriveranno delle belle notizie per voi. Ovviamente e anche abbastanza scioccanti, inerenti appunto dei cambiamenti, ovviamente per quanto concerne la coppia suddetta. D'accordo? È chiaro ragazzi che io poi tendo a rifare come sempre ovviamente le stese, dunque andremo ancora a rifare una stesa di questo genere e a tener d'occhio ovviamente questa situazione. Ovviamente lo avrete notato che soprattutto un argomento del genere viene molto spesso ovviamente riproposto sul canale, perché è una domanda che mi viene fatta veramente molto spesso, d'accordo? Di conseguenza andremo sempre a tener d'occhio ovviamente le varie situazioni. Ovviamente ragazzi, come sempre, nel frattempo mi raccomando, mettetevi come priorità, a prescindere dalle scelte degli altri. Mi raccomando, ogni attimo della nostra vita è fondamentale da viversi appieno, al di là delle scelte degli altri, della vita degli altri, delle problematiche degli altri. Mettetevi sempre come priorità. Voi andate avanti ovviamente con la vostra vita. Preparatevi a queste ovviamente notizie così scioccanti e improvvise, inerenti ovviamente questa persona e la compagna, il compagno ufficiale, persona che, ripeto, avrete modo di vedere ancora più e più volte, anche se magari con incontri un po' mordi e fuggi, ma comunque un rapporto che con alti e bassi il vostro ovviamente procederà. Per quanto riguarda il rapporto ufficiale, invece, ottime novità ovviamente per voi. D'accordo? Ovviamente, come sempre, ragazzi, mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, buon percorso karmico e a presto!